E mentre in montagna la mezzadria era inferiore come quantità, diciamo, perché in montagna erano più piccolissimi proprietari, quindi vivevano di castagne e di pecore, magari c'era il proprietario più grosso, aveva dei grossi greggi, ma poteva esserci la famiglia che poteva avere solo 10, 15, 20 pecore, perché il formaggio serviva per mangiare, la lana per vestirsi, d'estate facevano lavori di bosco, cioè andavano a tagliare per la forestale, per i monaci, eccetera, d'inverno facevano in montagna, vivevano facendo piccoli lavori di legno, che poi venivano, questo è fare l'uovo frullato, che poi venivano venduti alla famosa Fiera del Mestolo che c'è a Arezzo i primi di settembre, cioè la Fiera del Mestolo, ancora esiste. Vendevano questo, dal mestolo non l'ho portato, il mestolo sarebbe quel cucchiaio di legno. E quindi loro l'inverno, quando nevicava, gli veniva dato del legname, quasi una regalia, insomma, una piccola quantità di legname. E secondo le loro capacità facevano questi piccoli lavori che poi venivano venduti ai mercati. La fiera più grande era quella del Mestolo dei primi di settembre. Fiera del Mestolo a cui andavano tutti, mezzadri grandi e piccoli, perché avevano già battuto, quindi avevano i soldi del grano e si avvicinava la vendemmia e anche l'inverno, quindi andavano a fare quegli acquisti che servivano per quegli oggetti che servivano in famiglia nel prossimo futuro e avevano però il denaro della battitura oppure del formaggio, perché da maggio in poi facevano il formaggio anche in montagna, quando le pecore poi avevano figliato, cominciavano dopo un mese o due, cominciavano. E quindi la montagna in più aveva la castagna che non c'era qua giù in pianura, però facevano tutti questi piccoli lavori di legno, le cascine, cioè delle fasce che servivano per fare le forme del formaggio, i taglieri, i batticarne, tutto in legno, che è legno di faggio, cioè legno che non ha sapore, mentre il castagno viene usato solo per i vasi vinari, perché è amaro, se ci metti la farina prende l'amaro, mentre questo tannino che c'è dentro al castagno dà sapore al vino. Quindi c'è una scelta del legno. E l'abete anche per fare i bigoni, il castagno per fare i bigoni, ma anche l'abeto non ha sapore. Però il faggio, per le cose della cucina usavano il faggio. Questi erano lavori abbastanza che un po' tutti sapevano fare, poi secondo le capacità, perché ognuno di loro. Per le donne invece in montagna c'era il trecciolo che si poteva fare come la maglia mentre si guarda le pecore. Poi loro avevano una misura, sapevano che da braccio a braccio era il trecciolo necessario per fare una ventola per accendere il fuoco. Poi c'erano due raccoglitori che salivano con la miccia, col mulo, a Badia, a Serravalle, a Moggiona, compravano dalle donne questo trecciolo. Se il marito era in gamba gli faceva anche nella ventola, gli faceva anche il manico, se no loro lo vendevano a misura. Con questo trecciolo a Badia Prataglia poi facevano le borse, le sporte, chiamate le sporte. Ora questo è un esempio piccolo da bambina, però le facevano grandi, avevano delle forme di legno su cui tessevano questo trecciolo. Quindi oltre alle ventole, noi si chiamano sventole, facevano queste borse, però le donne della campagna non tutte avevano la sporta, a Badia sì perché devono camminare molto, ma spesso usavano la pannuccia, cioè la specie di grembiale legato che era abbastanza lungo, se lo rimettevano le punte qui, quindi se erano a guardare le pecore potevano cercare l'insalata nei campi, i funghi, metterci quello che trovavano. Se no, per andare a fare la spesa ci mettevano le poche cose che compravano, perché in pratica potevano comprare un po' di zucchero, un po' di burro, ma pochissimo, un po' di caffè solo per 2 volte l'anno per Pasqua e per Natale, insomma. Quindi la donna aveva come vestiario, sempre vestite di una roba scura, di un cotone scuro, sotto avevano le maglie, eccetera, ma il cappotto spesso non l'avevano neppure in montagna. Avevano questi scarponi grossi e più avevano questa pannuccia che serviva un po' a tutto e avevano la pezzola, quel fazzoletto di lana che mettevano in testa se pioveva o tirava vento. Ed estate, dove il tempo cambia, c'è vento freddo, a momenti c'è vento, lo mettevano sulla schiena. Sembra una stupidaggine, ma in realtà era la loro copertura normale che portavano sempre. E nella tasca della pannuccia le più anziane avevano sempre il rosario. Quindi anche mentre facevano da mangiare in casa, se avevano un minuto dicevano qualche Ave Maria, no? Che dava una forma forse di sicurezza, non lo so,
E questo era uno dei lavori non in pianura, questi non si facevano qua giù, si facevano solo proprio nelle zone dove le donne non avevano altri tipi di lavoro. Mentre quelle che guardavano le pecore facevano il trecciolo, le borse le facevano nel paese, cioè donne più evolute, come posso dire, sempre che non avevano lavoro, per carità, però era una specie di piccolo artigianato che poi venivano vendute a Firenze, nelle città, insomma venivano sempre attraverso però degli intermediari.